Ciao a tutti, benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti a un nuovo appuntamento della mia serie 12 Days of Christmas. Nel video di oggi ho pensato di condividere con voi un'idea per una decorazione natalizia per la casa facile da realizzare e che include anche delle lucine a batteria. Ora vi mostrerò fra breve il progetto finito. Ci tenevo a dirvi che in realtà l'idea molto carina, poi quando è stato il momento di mettere insieme un tutorial per crearla ho avuto un po' di difficoltà, perché la domanda, la questione principale è: dove inserire la batteria delle lucine a batteria? La soluzione che ho trovato è questa: creare dei piccoli pacchettini decorativi, salvo che all'interno di uno dei pacchettini c'è la batteria che fa accendere le lucine. Se volete però potete semplicemente ricreare questa decorazione rendendola tra l'altro molto più rustica, senza le lucine e soltanto con pigne e altre decorazioni natalizie. In ogni caso, se questa idea vi piace, io vi invito come sempre a continuare a guardare questo tutorial ed ecco la lista dei materiali che vi serviranno: della carta da pacchi, delle lucine a batteria, della colla a caldo, un ramo, delle pigne oppure qualsiasi decorazione a tema voi preferiate, del nastro, dello spago, delle forbici e delle scatoline. Per prima cosa impacchettiamo le scatole, lasciando però un lato apribile in modo da poter inserire la batteria delle lucine all'interno e azionarla. Per farlo io ho usato della carta adesiva, ma potete semplicemente utilizzare della carta da pacchi. Per finire aggiungiamo un bel nastro. Adesso pratichiamo un foro in una delle due scatole e facciamo passare le lucine attraverso il foro in questo modo. Poi inseriamo lo scomparto con le batterie all'interno della scatola e richiudiamola. È il momento di assemblare la nostra decorazione. Dopo aver arrotolato parte del cavo delle lucine attorno al ramo, procediamo appendendo anche la scatola vuota utilizzando dello spago. Dopodiché appendiamo anche le pigne e decoriamole aggiungendo delle bacche bianche usando la colla a caldo, ma è un passaggio assolutamente opzionale. Potete appendere qualsiasi decorazione voi preferiate e aggiungere tutto ciò che vi piace. A questo punto fissiamo il cavo delle lucine al ramo con del nastro adesivo e iniziamo ad arrotolarlo proprio come vedete. Per finire leghiamo dello spago sul ramo in modo da creare un gancio per poterlo appendere. Ed ecco qui la decorazione finita e pronta per essere appesa in casa oppure, perché no, anche fuori dalla porta, utilizzata un po' come ghirlanda natalizia. Si tratta come sempre di un progetto altamente personalizzabile, perché potete cambiare tutte le decorazioni, togliere le lucine
utilizzare soltanto delle pigne per una versione, come dicevo all'inizio, molto più rustica, oppure appendere delle stelline di carta glitterata, dorate, argentate, delle palline di Natale ad altezze diverse. Insomma, potete veramente sbizzarrirvi e lasciare libera la vostra fantasia. Spero che in qualche modo però l'idea vi sia piaciuta, vi abbia ispirato. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Se non l'avete ancora fatto, vi invito inoltre ad iscrivervi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Sul finire vi ricordo come ogni volta che sul blog troverete altre immagini della decorazione terminata insieme alla lista di tutti i materiali necessari, e il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto, cliccando su mostra altro oppure cliccando sulla i che è comparsa qui sopra la mia testa. Se poi proverete a realizzare la vostra decorazione natalizia ispirandovi a questo tutorial, non dimenticate di mandarmi le immagini dei vostri risultati o taggarmi su uno qualsiasi dei vari social network. Trovate la lista nella info box sotto al video. Direi che per oggi non c'è altro, io vi mando un bacio gigante e noi ci vediamo al prossimo appuntamento della serie. Ciao!